benvenuti a questa nuova lezione di volo, la numero 4, ossia l'atterraggio, una delle parti più difficili e complicate per qualsiasi pilota, soprattutto per chi è alle prime armi. Io inizio con lo scusarmi per i piccoli lag delle registrazioni precedenti, ricapiterà un po' fastidioso soprattutto all'udito. Sfortunatamente questo è un gioco davvero pesante e fatica sul mio computer, che non è proprio un novellino, quindi un po' di pazienza e gustatevi il panorama e le esperienze di volo perché sono davvero uniche. Eccoci My qua. first instructor used to say the best part of flying is landing in one piece. The man was a terminal pessimist, but he wasn't wrong. Ah, Today, you're in charge of bringing us in for a safe landing. forse. We've got clearance for a straight-in approach, so we don't have to complete the standard traffic pattern. And I've already set us up in landing configuration at 65 knots with 10 degrees of flaps and idle power. We're on the glide slope now. Maintain speed around 65 knots. Change your pitch if you need to, and keep your aim point on the runway number. When you're targeting the runway number, you want to keep it steady in your sights. If it looks like the number's moving up in your windscreen, you're coming in low. You'll need to add a bit more throttle to get back on the slope. If it looks like the number's moving down in your windscreen, well, then you're too high. You'll need to add flaps to increase your rate of descent, but you'll also need to push forward and trim to change your attitude and maintain the same speed. Ok, adesso vediamo i ipersostentatori, cosa sono? Vedete che si abbassano, sentite che flap fa più al centro, ovviamente l'aereo tende a essere un po' più in alto. Siamo proprio su 65 nodi, allora l'uno della pista si inizia a vedere lì all'inizio. Andare a 65 nodi. Keep your aim point on the runway threshold. When you're 10 feet above the runway, it's time to flare. Once we pass the threshold, shift your aim point to the end of the runway. Then, pull back slightly on the yoke to aim the nose just above it. Manca un po' storto. Okay, we're past the threshold. Start the flare. Keep pulling back slowly. Let the plane settle onto the runway. Don't push it down, but don't let it start climbing. Nice. Now apply the brakes to slow us down and bring the plane to a stop. Adesso prendiamo lentamente con il tastierino numerico. Sto frenando lentamente. Ok. Great job. As they say, any landing you can walk away from is a good landing. But if you can use the plane the next day, it's outstanding. Landings can be hard, even for seasoned pilots. Trust me, don't hesitate to practice. After all, that's what we're here for, right? Ok ragazzi, come vedete il primo atterraggio è stato completato, visto che è veramente veloce, mentre al successivo, che quando sempre di atterraggio si parla. Qui vediamo gli obiettivi, segui sempre in planata, l'abbiamo fatto. Richiama l'aeromobile, forse è la parte più critica perché bisogna trovare il punto giusto, la velocità giusta, e poi vabbè, una volta portati a terra, frenare, direi che è una delle cose più semplici. Come vedete poi tutte le vostre prestazioni rimangono sul giornale di bordo e io direi di andare direttamente al volo successivo, ovvero il circuito di pista. Qui sotto
vediamo che ci danno dei consigli, quindi nella lentezza del caricamento comunque possiamo sempre imparare qualcosa. Ok, qui le cose iniziano a essere un po' più complicate, ma niente paura, abbiamo un istruttore vicino che ci aiuterà. Qui ci vediamo un po' il panorama. Ok, siamo dentro Let's be l'aereo. honest, no one likes going around in circles, unless you're a pilot trained on traffic patterns. Sedona's standard traffic pattern follows a 1,000 foot altitude around the main runway. By the time we're through here, you'll know how to complete the full run from takeoff to landing. So let's get started. Ok, iniziamo con togliere il freno, CTRL punto, e direi che possiamo decollare. Magneti in avanti, 100%. Ci ricorda di sterzare l'aeromobile, ma siamo dritti. Molto sensibile il tasto del timone. Ok, possiamo lentamente tirare su e alzarci in volo lentamente. When we're up, keep us aligned with the runway and climb to 5,400 feet. Ok, 5400 We're going for a piedi. left-hand traffic pattern. Ok, l'altimetro è questo, Su. Once we reach altitude, you're gonna start turning left 90 degrees toward a 122-degree heading. Ok, Okay, we're in the pattern. Get ready to enter the crosswind section. sinistra. Good. Keep going till you reach the traffic pattern altitude of 5,700 feet. Ready to make your left turn downwind? When the runway appears at the halfway point of your wing strut, you'll know you're at a good glide distance. We've got the wind at our back now. We're on the right track. Lower your nose to a cruise attitude and reduce power to 2,100 RPMs. Once your speed is in the white arc, add 10 degrees of flaps to prep us for landing. Now's not a bad time to check if the runway is looking good. 8. And, it probably goes without saying, always watch out for other planes entering or exiting the pattern. We're gonna fly past the end of the runway here. Keep going until you see it at a 45-degree angle behind you. That's your cue to turn left again onto the base leg. Sono troppo lontane ancora.
power to idle to start losing altitude and maintain cruise attitude. Keep an eye on the runway as we get ready for our final turn. That'll also keep our speed around 65 knots. There we go. The runway's in full view. Make sure to keep the plane centered on approach. If you're too high, add flaps. Too low, add power to maintain the glide path. Si sono spenti i motori? Perché? Richiamiamo. Guardatevi che la pista è lunga. Way to stick the landing. Now, just apply the brakes to slow your roll. And make sure you don't stop on the runway, of course. If other planes are looking to land, we've got to move. Take one of the taxiways on the right. Ma certo, signora istruttrice. Good job. As an old instructor said to me, not only did you not die, you're really learning to fly. Ok ragazzi, anche se a un certo punto mi sembra che mi sia spento il motore e non so sinceramente il motivo, ma non è facile aggiustarsi con le manette partendo già con un volo a tutto gas. Ma come avete visto l'atterraggio è stato praticamente perfetto, molto delicato. La pista l'abbiamo azzeccata e abbiamo completato il nostro circolo di atterraggio. Quindi, che dire, se vi è piaciuto mettete un bel like come al solito, iscrivetevi al canale per tutte queste lezioni e altri piccoli video divertenti che girerò. Noi come al solito ci vediamo al prossimo volo. Ciao!